E benvenuti in questo nuovo video. E prima di iniziare vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale che stanno arrivando un sacco di iscritti, quindi unitevi anche voi. Abbonatevi appunto per non perdervi i video che stiamo facendo per gli abbonati. Video di calciomercato, di metà mercato in realtà, perché comunque siamo alla metà di Sì, gennaio, abbiamo evitato fin qua di fare video uno dopo l'altro per ogni minimo acquisto. Sì, c'è stato l'acquisto di Fargi, di ogni minima trattativa, volevo dire. Ambrosino, che comunque sembra addirittura d'arrivo, c'è qualche rallentamento, ma comunque dovrebbe andare in porto, e varie trattative che comunque, diciamo, sono in piedi o comunque si vocifera, parliamoci chiaro. Insomma, andiamo a vedere un po' tutto quello su cui si è parlato, si è vociferato e andiamo a dire la nostra e capire un po' come ne può uscire la squadra da questo mercato e cosa bisogna fare, chi potrebbe partire. Andiamo subito, andiamo diretti. Il primo acquisto ufficiale, il primo e unico sì, in questo momento in cui stiamo registrando, è quello di Fargi. Tra l'altro, a proposito, momento pubblicità, abbiamo, cioè, per farci un'idea del giocatore, chiaramente certo. non è che potevamo venire qua a dire abbiamo preso questo giocatore fortissimo, scarsissimo. Abbiamo dato un'occhiata, chiaramente, alle sue caratteristiche, più che altro a quel che ha fatto vedere, e abbiamo appunto fatto la reaction alle sue Iscrizioni. sì, le sue migliori giocate, i suoi migliori gol in Norvegia, perché vabbè, sfido chiunque ad averlo visto prima, in caso bravi, si vede che seguite il calcio norvegese. Siamo andati a dare un po' un'occhiata e faremo uscire il video, penso, giovedì, Sì. dove andiamo appunto a reagire, a vedere per la prima volta, insomma, in diretta con voi, Che cioè, giocatore è? che giocatore è, cosa può darci Esatto. e tutto il resto. Sarà live per tutti e poi finita la live diventerà per abbonati, quindi vi avvisiamo di essere in diretta e in caso se non potete essere in diretta di abbonarvi così vi vedete cosa ne pensiamo e vediamo assieme il video praticamente. Esatto. E niente, quindi cioè, Ehm, di fatto è un'ala. Sì, è un'ala, però da noi probabilmente viene come esterno sinistro. Poi non sappiamo perché Stroppa non ne ha voluto parlare nel No, pre-partita scorso. no, no, no. Quindi dovremo poi vederlo in campo effettivamente dove lo metterà, però manca l'unico ruolo in cui abbiamo bisogno Sì, veramente di un giocatore, come avevo detto un po' di sì, è video vero, è fa, vero, è vero. perché c'è Sagrado e basta. Cioè Bjarkason è infortunato, probabilmente Eh sì. dall'infortunio grave di Bjarkason, quella scivolata che hanno deciso Sì. comunque di prendere Fargi probabilmente, perché sarà fuori per tanto tempo, hanno detto. Eh sì, anch'io non mi aspettavo questo infortunio lungo, quindi effettivamente è quello che ha giocato di più in quel Sì, ruolo finora in questa prima parte di campionato e se manca, cioè il Sagrado ho visto in queste tre giornate che è partito titolare, mi pare, a me non convince mai. Quindi ci sta un acquisto di questo tipo, sì, però anche, cioè, avremo ups in teoricamente. teoria sì. Non so per quanto, non so come andrà a finire, se verrà ceduto o cosa, magari non in questa sessione, ma più avanti, quindi non so se è futuribile costruirci attorno a qualcosa e Sì, schierarlo titolare, però secondo me è un giocatore un po' più autorevole di un Sagrado, per dire. Però comunque per dire che Stropa, non so, magari per motivi caratteriali, non ho veramente idea, qui non gli vuole dare la la titolarità. titolarità e tante volte neanche entra. Mm. Quindi ci sta questo tipo di acquisto, sembra un giocatore comunque promettente. Parliamoci chiaro, è una scommessa, l'abbiamo detto anche nel video dove reggiamo le sue migliori giocate, in conclusione, insomma, dopo aver visto tutto, è una scommessa, ma sono acquisti che bisogna fare. Sono tipi di giocatori che paghi meno, che un giocatore di pari valore in Italia qua lo strapaghi, Sì, quindi bisogna andare a fare ricerca all'estero per forza di cose. E poi magari se ti esplode, poi qua farai plusvalenza nel futuro, sempre che il giocatore valga e faccia vedere quel che ha fatto vedere di buono in Norvegia. Insomma, un po' questo su Fargi, sì, onestamente, più di quello non andrei a dire, non andrei a sbilanciarmi. Vedremo comunque giovedì, vedrete insieme a noi le sue prestazioni e daremo le nostre conclusioni. sì. Poi c'è un altro acquisto che è addirittura d'arrivo, questo non è ufficiale, ma è addirittura d'arrivo. Sì, Ambrosino dal Napoli verrebbe in prestito fino a quest'estate. Poi, se dovessimo andare in Serie A, il prestito si allungherebbe anche per il prossimo anno. Esattamente, per tutta la stagione. Sempre in prestito, cioè, questo presuppone, anche di lui abbiamo fatto Sì, un video reaction uguale,
e questo qua è un giocatore che magari alcuni possono già conoscere un po' di più, su questo vi credo. E, insomma, però faremo la stessa cosa identica di Fargi, andiamo a reagire. Questo uscirà magari settimana prossima, quando ci sarà l'ufficialità e tutto, perché poi fine settimana c'è la partita, quindi insomma tutta la tiretera normale. Quindi settimana prossima andremo a reagire e vedremo insieme, stesso format live e poi riservato per gli abbonati. E devo dire che cioè, l'arrivo di Ambrosino, cioè, logicamente presuppone l'addio di Fila a questo punto, perché non ha convinto, poco da fare. In teoria sì, poi in realtà abbiamo visto che il suo ruolo non è proprio lo stesso di Fila. Se volete andrete a vedere il video, la nostra reazione in diretta sul suo Sì, ruolo. Però effettivamente mette un po' cioè, di disordine lì davanti, perché comunque, concorrenza. esatto, cioè ci sarebbe Casas, Fila, Ambrosino e Yeboah Sì, sì, è e adorante. Adorante, giusto, perché lui è il titolare fisso ormai. Sì, sarebbero veramente tanti per 2 ruoli. Sì, però effettivamente da quel che abbiamo visto, vi spoileremo un attimo, può ricoprire un po' tutti e due i ruoli dell'attacco di Stropa, no? Quindi prima punta, ma anche seconda, quasi, non direi soprattutto, ma anche seconda punta, dai. Perché è un attaccante molto mobile, che porta caratteristiche sicuramente diverse, è un giocatore assolutamente diverso da Dorante, per dire, e anche da fila, onestamente parlando. E a questo punto è da capire appunto Fila cioè, se troverà una squadra che lo vuole, se accetterà lui, perché da quanto ho capito preferirebbe una destinazione all'estero, se non ho capito male, quindi Sì, bisogna vedere un po' cosa si muove, però il mercato di gennaio è sempre un po' un casino e c'è poco tempo, esatto. è sempre, pur sempre solo un mese. Quindi boh, staremo a vedere, sicuramente ne riparleremo. Avevo sentito che c'era forse il Frosinone interessato, a cui si legava la trattativa per D'Agasso, a questo punto parliamone subito, Sì. di cui si parla per una possibile, come possibile contropartita, quindi fila per D'Agasso, poi non so, con magari come dire, inserimento di soldi o per la squadra o per l'altra. Comunque sembra difficile come trattativa, sarebbe un centrocampista, perché effettivamente mi leggo un altro tema ancora, Boinen dovrebbe partire, cioè c'è lo Spezia che è molto interessato ed effettivamente capisco la partenza di Boinen, Sì. c'è veramente giocato pochissimo, pensavamo tutt'altro sicuramente quando è arrivato. Sì, poi Busio gli ha preso il posto praticamente e non era cioè non doveva andare proprio così a inizio stagione. Sì. Quindi Boinen ha proprio perso il posto praticamente. C'è Duncan lì che può Ma è che fare non l'ha quel mai mica ruolo. avuto quel posto, cioè Sì, bisogna no, anche no, dirlo. Boinen non ha mai giocato, quindi o lo tieni lì in panchina per Prender freddo. esatto, o effettivamente lo cedi o poi lo mandi in No, prestito da più che qualche altro lui parte. è da noi in prestito Mhm. e quindi rientrerebbe, come sta succedendo a Sì, sì, è molti vero. in questo mercato di gennaio, cioè rientrerebbe e poi il Genoa mi pare lo manderebbe dove vuole. A Sì, questo sì, punto qui, in ormai questo caso sì. lo Spezia. Però anche lì bisogna vedere se si fa, non è sicuro, però è la squadra sicuramente più interessata a Boin, che doveva venire qua, vi ricordo tutti, a essere il sostituto di Nicolò Caviglia, dopo la partenza di Nicolò Caviglia, alla fine non si è rivelato tale. Però mi leggo a questo proprio per ricollegandomi da Gasso, perché effettivamente se partisse lui, quindi rientra dal prestito, c'è un posto in meno a centrocampo e se contiamo veramente i centrocampisti uno, a livello proprio numerico, non Sì, siamo tantissimi poi. Ci rimarrebbero tipo Dumbia, Busio, Kike Kike Perez, Perez, Duncan, sì, Lella, Lella, finì. Cioè, sì, e se vuoi... Boinen che sì, Esatto, non so, aveva detto che Compagnon l'aveva provato lì da mezzala, però è vero. lasciamo stare, secondo me, cioè, se sei costretto ad adattare giocatori, il risultato non so quanto può essere positivo. Con Busi ha funzionato, Sì, però no, comunque era già un chiaro, però centrocampista lì. Eh sì, è vero. quindi per me dopo a quel punto lì dovresti comunque fare qualcosina, anche perché cioè, dei panchinari avresti per dire ok Duncan, ma un Lella comunque non è un giocatore che ti garantisce chissà cosa, capito? È uno che puoi far entrare dei minuti così
ti fa da Sì, tappabuchi sostanzialmente, ma esatto. non è uno che tu gli dai 90 minuti e gli chiedi delle cose specifiche come nel calcio di Stroppa. Sì, come riserva in realtà a posto, ma come No, riserva, cioè va se bene. dovessimo essere in difficoltà come Uno, titolare, esatto, cioè se Quique Perez ha la febbre, ecco, sì. cioè, ok, c'è Duncan, poi c'è Eh no, no, uno di infatti. spessore, parlo ovviamente. Quindi a quel punto lì dovresti fare effettivamente qualcosina, non è tanto un acquistare per il futuro, in questo caso come potrebbe essere un Dagasso, cioè verrebbe qui in maniera molto seria. Avresti anche un Condé effettivamente, però non so le condizioni, in teoria è rientrato, però bisogna vedere, devi riabilitarlo totalmente, penso, riatletizzarlo, Sì, eh, quindi è tutta da vedere. sì, È un po' un dilemma a centrocampo, secondo me un colpo a centrocampo lo devi fare, che sia da sì. Gasso, che però è difficile, valutazione attorno ai 2 milioni da parte del Pescara. Si era parlato appunto, stavo dicendo prima, di possibile contropartita con Fila, con Deo, Lella per abbassare un po' il prezzo, Mm. però è un po' difficile da quanto ho capito la trattativa, quindi a questo punto che sia da Gasso o qualcun altro a centrocampo Deve arrivare qualcuno. una pezza devi mettercela, una pezza, cioè che non sia un giocatore qualsiasi tra l'altro, un buon Mm. giocatore, un buon centrocampista che Sì, possa un prestito inserirsi anche. bene nelle caratteristiche, nei tasselli di centrocampo che richiede Stroppa, se parte ovviamente Boina, ovviamente questa è la base. E c'è anche un possibile, si parlava di un possibile ritorno di Johansen, però la vedo onestamente tosta perché comunque lo vuole anche il Palermo, che magari Infatti. ne avrebbe anche più bisogno. Sì, poi in attacco direi che siamo a posto in questo momento, se arriva Ambrosino, Infatti, quindi secondo me non se ne farà niente. penso anch'io, cioè sapevo che Stroppa lo rivorrebbe perché l'ha allenato anche lui, oltre ad essere un ex Sì, nostro. Però effettivamente ho dei dubbi su cioè, quanto minutaggio potrebbe avere. Cioè, potrebbe averne, ma non so, cioè, da titolare non credo, mai nella vita. infatti. Cioè, o almeno che non lo veda anche lui esterno. Però cavolo, esterno bello offensivo come Fargi, eh. Cioè, Sì. non so le intenzioni di Stroppa a questo punto, magari sì, No, secondo me magari sì. non si farà niente, Io l'ho sempre visto come semplicemente. seconda punta in questo caso, poi se lo vede come esterno è un altro Siamo pieni. discorso, però anche lì cominciamo, cioè, con l'arrivo di Fargi siamo pieni anche lì Sì, adesso, quindi no, no. quindi sì, boh, anche, perché anche vedendo un po' i video di Ambrosino, Eh, mi sembra un po' che siamo andati anche un po' a tappare quel buco dalla seconda punta, sì, perché è un giocatore un po' ambivalente a livello di caratteristiche, per non è una quello prima sì, punta classica. infatti. Per quello Fila cioè, potrebbe anche non andare, secondo me, perché se c'è Ambrosino che fa come seconda punta, quindi al posto di Yeboah, Eh secondo sì, me Fila potrebbe anche rimanere, perché comunque non ha accettato offerte lui in per ora no. Italia, per ora, esatto, però non mi sembra proprio il momento, per ora. Non so, ho forti dubbi, cioè sarei contento tornasse per carità, però non so quanto è realistica la possibilità, quindi non so quanto ha senso illudersi, ecco. Poi ha anche giocato comunque, non è che non sta proprio giocando, No, entra no, poco, ma infatti. quando a volte comunque è entrato nella Cremonese. Quindi boh, staremo a vedere. Andiamo a Dumbia, perché qua è stata la notizia un po' che ci ha... Spiazzati tutti. abbastanza, sì. Sì, è arrivata un'offerta dal Wolves, Sì, dal Wolverhampton. esatto, a 13 milioni e sì, Antonelli l'ha rifiutata. È Per- chiaro, cioè una dichiarazione di intenti per me. Io l'ho vista proprio come una dichiarazione di Sì, intenti per il resto della stagione. sì, 13 Se ne milioni, riparla dopo. esatto, perché 13 milioni sono tanti. Se non accetti adesso, probabilmente se arriverà anche d'estate questa offerta, molto probabilmente se ne andrà. Ma sì, ma anche secondo me, cioè, fosse arrivata a metà luglio, Sì. butto lì, per me andava, ovviamente, non ho grossi dubbi in realtà, perché è un'offerta importante per un giocatore che comunque è giovane, Mm, caratteristiche più che altro fisiche molto interessanti, tra l'altro quanti ne vedi in Serie B di giocatori così? Secondo me veramente pochi. sì. Sono caratteristiche ricercatissime nel mercato,
soprattutto nel 2026, le caratteristiche fisiche tante volte sono almeno a pari livello rispetto a quelle tecniche. Tante squadre hanno calciatori molto fisici, magari un po' meno tecnici. Pure questi giocatori qui sono ricercati, non che non abbia tecnica, però comunque più che altro il discorso fisico, la gamba, Sì. sono quelle le Soprattutto in caratteristiche Premier principali. è fondamentale quello. Cioè, Esatto, anche qua da noi. Però effettivamente lui sarebbe perfetto per una Premier e purtroppo andrà lì, cioè sempre se non succede qualcosa di assurdo, un sì. infortunio pesantissimo, in quel caso ci rimane. Però comunque sì, non ha accettato adesso Antonelli perché comunque non vuole lasciare Stroppa scoperto, perché chiaramente se No, dovesse andare via infatti. Doumbia, lì dovresti prendere un altro perché siamo già carenti al centrocampo. Se parte Bonin soprattutto, Sì, cioè veramente a quel punto saresti contato, eh. Quindi ci sta come discorso. sì, E sì, quindi niente, rimarrà da noi perlomeno fino a fine stagione, poi vedremo. Cioè, il destino sembra un po' segnato, onestamente parlando, esatto. che sia il Wolverhampton o qualcun'altra, non è che mi interessa tanto, però sembra un po' segnato e comunque questo, vi ricordo tutti, comprato all'Albino F per 1 milione di euro, quindi gran pescata di Antonelli anche in questo caso. Sì, Non ha fatto tutto giusto, perché bisogna anche dire questo, parlavamo in un altro video degli acquisti estivi e non è che è tutto andato a segno, sì, non andate a tutti... recuperare il video, tra l'altro, se Esatto, vi esatto. interessa. Non è che è andato tutto a segno, però quando va a segno bene, ecco, Antonelli quando, Mm, mm. quando pesca a livello di scouting, veramente Sì. bravo. E quindi niente, su Dumbia sostanzialmente questo. C'è un altro discorso abbastanza interessante che è quello di Nicolussi Caviglia, più che altro per capire, cioè torna non per stare, credo, però c'è l'ipotesi di un ritorno anticipato dal prestito alla Fiorentina. Sì, perché non sta neanche più entrando nelle partite. Cioè, Poco, c'era poco. del prestito che si trasforma in obbligo. Sì, è al 50% delle presenze. Esatto. E se non entra più, probabilmente non arriverà neanche al 50% delle presenze, perché ovviamente la Fiorentina si sta trovando in un momento di crisi. Sì, sta anche risalendo, Ehm, bisogna dirlo, però comunque, cioè, per dire in quel ruolo lì gioca un Fagioli, è esatto. difficile. Sì, non sta trovando spazio, Eh, come in realtà noi ci aspettavamo magari un po' di più, però effettivamente c'è Fagioli lì, quindi non è che può giocare titolare di quello si caviglia e Fagioli sta in panchina. Quindi lui sarà probabilmente, sì, tornerà. tornerà e in teoria il Cagliari è la squadra più interessata, che lo vorrebbe Pisacane. Mm, Da quanto ho capito, però non so quanto è vera notizia, c'è già stata anche un'offerta da parte del Cagliari, a noi in questo caso, quindi, però non so se è vero perché non so come funziona la tiritera burocratica, cioè torna, fa, allora mi fai già l'offerta, non so, mi sembra un po' strano. Comunque la presunta offerta sarebbe di 1 milione per il prestito oneroso più 4 di riscatto, ma in teoria è stata rifiutata, sarebbe stata rifiutata. Questo è da capire, comunque ci sono squadre interessate in caso dovesse appunto finire questi primi 6 mesi alla Fiorentina, dovesse tornare sicuramente non torna da da noi. noi, no. Ecco, si tornerebbe per le carte e poi va da un'altra parte, quindi sostanzialmente questo, sì, anch'io sono abbastanza sorpreso da questi primi 6 mesi, però magari complice anche la stagione fino a qua Sicuro. disastrosa della Fiorentina, sicuramente è rimasto un po' vittima anche lui, sicuramente. Poi altre piccole notizie, cose di cui si era parlato, però non so come sarà l'evoluzione, si era parlato di questo Panada, che mi ricordo se ne era parlato anche in estate, che sarebbe in Sì, arrivo dall'Atalanta Under 23, un sì, po' simile a Plizzari in questo caso la formula, ossia rimarrebbe in prestito fino a fine stagione all'Atalanta nel 23 in C e poi verrebbe da noi solo a giugno. Qui bisogna capire, però se ne era parlato in estate, mi sa che è un pallino di eh Antonelli sì, mi sa si è che sì. fissato. Staremo a vedere, non conosco il giocatore assolutamente, non l'ho mai visto. Se lo conoscete un po' meglio, scrivete qua sotto, magari anche se ci sono tifosi di altre squadre che possono dirci qualcosa. Quindi Mm. questo, e si era parlato anche come ultima notizia, chiudere con candela, mi dispiace, però
qualcuno deve pur farlo. No, mi dispiace per il giocatore, però veramente si era parlato addirittura di Candela, che era in prestito alla Spezia, come per Nicolo Scaviglia, di un possibile ritorno. Anticipato dal prestito, cioè non ritorno perché è stato acquistato a titolo definitivo, ritorno dal prestito. Sì, che è una cosa un po' strana, cioè non capita spesso, però probabilmente neanche lui sta trovando spazio o non è piaciuto allo Spezia. Però effettivamente abbiamo sentito delle voci, però si è un po' spenta la cosa No, infatti no, ultimamente. non ho più sentito parlare, magari fra 2 ore è chiusa ed è di nuovo qua o comunque è di nuovo da un'altra parte. Sì, probabilmente magari se dovesse tornare, non penso venga a giocare No, al no, no, Venezia, no. andrà in prestito da un'altra parte. O comunque finisce il prestito d'estate, comunque torna. No, ma cioè, onestamente non lo so, però effettivamente mi sembra un giocatore totalmente in parabola discendente. Comunque Mm. finisca come si evolve o rimane magari lì, magari è stata una buttata e poi rimane fine stagione allo Spezia. Però mi sembra proprio un giocatore in parabola discendente che ha vissuto Solo qualcosa, Vanoli è riuscito a capirlo. valorizzarlo un minimo. Sì. Però era un sistema tattico che comunque funzionava e tutto. Mm. Vai in situazioni magari un po' più difficili, non collaudate del tutto, il limite del giocatore si vedono poi. Poi probabilmente c'è anche qualcosa a livello mentale, perché veramente ha fatto quella scorsa stagione veramente ne ha combinate una dopo l'altra. Speriamo, cioè mi auguro per lui che torni in sé, cioè faccia un po' meglio perché qua si tratta proprio di quasi livello umano più che del giocatore, perché una notizia così mi fa capire che diciamo non è che ha performato tanto neanche là, anzi. Quindi vabbè, un po' comunque queste le notizie. Se volete scrivete qua sotto cosa ne pensate, abbiamo parlato un po' di tutto quello che si è parlato in questi prima metà di mercato. Se volete dire qualcosa di cui non abbiamo parlato, scrivete pure qua sotto. È sempre Forza È Venezia. sempre Forza Unione.